tutti e ciao a tutte, ben arrivati sul canale e ai nuovi iscritti. Oggi una nuova videopillola sul Enè e sulle erbe tintorie. È una videopillola che ci tenevo in particolar modo a fare perché veramente non ne posso più. Ne sto leggendo di tutti i colori e soprattutto sulla mia pagina Facebook Beautylicious Delights Cosmetics, che se non seguite vi invito a seguire. Sotto i post che faccio appunto sull'Enè e sulla copertura dei capelli bianchi ci sono tantissime persone, ma veramente tantissime, che in passato hanno provato le erbe tintorie e praticamente dicono: ma l'Enè non copre i capelli bianchi, ma cosa stai dicendo? Ma a me, nel migliore dei casi, senza generalizzare come in questa prima frase, dicono: ma a me in passato io ci ho provato e non me li ha coperti. Allora prendiamo tutto chiaro: l'Enè, ossia la Lawsonia, l'Enè rosso, copre i capelli bianchi, li colora, li rende rossi. Vogliamo capirla questa cosa? Se in passato avete utilizzato delle erbe tintorie, quindi l'Enè e altre erbe tintorie, e i capelli bianchi sono rimasti tali e quali, le possibilità sono poche. O la qualità di Enè che avete utilizzato era scadente, e leggo spesso che soprattutto adesso non me ne vogliate chi ha un'erboristeria, però spesso e volentieri comprano l'Enè sfuso in erboristeria e mi dicono: ma io preparo la pastella e mi cade a pezzetti. E ci credo, probabilmente, molto probabilmente è addizionata di sabbia. Non è che lo fa il commerciante, ma probabilmente il fornitore dell'erborista purtroppo non fornisce la migliore qualità di Enè, purtroppo. Quindi assolutamente la pastella che l'Enè e le erbe tintorie insomma creano assieme all'acqua è una consistenza cremosa, è praticamente quasi come la consistenza della tinta chimica, non deve assolutamente colare o cadere a pezzetti. Se è fatta nel modo giusto ed è una qualità buona, assolutamente non deve colare. Secondo, molto probabilmente avete utilizzato dei mix pronti che sono tipo l'Enè, non so, biondo cenere, l'Enè castano mogano, castano cioccolato, mix che non sono ideati per coprire i capelli bianchi. Perché dico questo? Perché la percentuale di Lawsonia presente in questi mix non è tale da riuscire a coprire i capelli bianchi. Per quello io sostengo tanto che il mix fatto a casa, personalizzato in base alle proprie necessità, ci permette non solo di coprire i capelli bianchi perché decidiamo noi la percentuale di Lawsonia, ma ci permette anche di ottenere il castano che vogliamo noi, un po' più mogano, un po' più rossiccio, un po' più scuro e così via. Ce n'è un'altra possibilità però: molto probabilmente aggiungi qualcosa nel tuo mix, un altro ingrediente che non è l'acqua, che incide sulla resa del colore, così come molto probabilmente forse applichi l'Enè sui capelli sporchi. Quindi ci sono un sacco di diciamo possibilità di cose che magari non vengono fatte nel modo giusto, quindi basterebbe un minimo accorgimento affinché il risultato sia diverso. Quindi assolutamente vi prego, se potete, condividete questo video, fatelo vedere alle vostre amiche, non so, o a chiunque pensi ancora che l'Enè non copra i capelli bianchi. L'Enè rosso, ripeto, la Lawsonia, copre e colora i capelli rossi con un colore rosso. Se nel mix aggiungete del Katam oppure dell'Indigo, il rosso della Lawsonia ottenuto sui capelli bianchi può virare su un castano, punto. Quindi non esiste che la Lawsonia non copre i capelli bianchi. Fatevi un punto di domanda se per caso avete avuto questo tipo di esperienza e magari riprovate, ma non buttate la spugna giusto perché avete provato una volta, ma anche più volte, sbagliando qualcosa nell'iter che avete seguito. Spero che il video vi sia tornato utile, assolutamente condividetelo sui vostri social, con i vostri amici, con insomma, le vostre mamme, le vostre amiche, e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, anche per vedere i prossimi video tutorial che farò in merito alle erbe tintorie, ma anche in merito ad altri soggetti che riguardano la cura dei capelli e della persona. E noi ci vediamo nel prossimo tutorial. Ciao!